Campo, calciomercato, scudetto, Champions, le prospettive per questa seconda parte di stagione e non solo. Una sfida, Lorenzo contro Simone. In 90 secondi dobbiamo andare a toccare i temi principali del momento in casa Inter, in questa sorta di punto della situazione a metà stagione, quando abbiamo già superato da un po' la prima parte e ci stiamo riavvicinando e proiettando alla seconda parte di stagione. Un format che l'anno scorso abbiamo lanciato proprio di questi tempi ed è andato benissimo, vi è piaciuto molto, ci avete chiesto di riproporlo e allora Simone Frizza, rieccoci qua. Rieccoci, oggi ci sfidiamo. Di solito siamo compagni d'avventure, oggi è sfida. È sfida perché andremo a toccare alcuni dei temi principali del momento in casa Inter e avremo a disposizione 90 secondi a testa per dire la nostra sui singoli temi, quindi che andremo a toccare oggi. Ci cronometreremo e quindi io direi di far spazio al nostro cronometro che ci terrà compagnia in questo momento. Simo, per renderlo un po' più dinamico ci alterniamo sul chi prende la parola per primo sui vari temi e allora io vorrei cedere la parola innanzitutto a te, partendo dal primo tema di questo momento. Come dicevamo, facciamo un punto della situazione, una sorta di bilancio a metà di questa stagione e quindi vorrei chiederti un parere in 90 secondi sulla prima parte di stagione, tutto quello che è accaduto, diciamo, da luglio ad oggi. Vai, 90 secondi. Allora, prima parte diciamo dolce amara, nel senso che dopo il mercato estivo con la permanenza di Skriniar ero penso l'uomo più felice del mondo, anche perché ero davvero convinto che sarebbe rimasto rinnovando tutto quello che ne consegue. Poi l'Inter è partita abbastanza bene con i risultati nelle prime uscite, mi ricordo ancora Lecce-Inter, il gol di Dumfries al 94esimo, sono esploso. E poi però abbiamo frenato un po' troppo, subito troppi gol, c'è stata una fase in cui ho veramente avuto paura che l'Inter dovesse mandare via l'allenatore e ribaltare tutto il progetto, invece poi è rimasto, ci siamo ripresi, in Champions League abbiamo passato il turno e quello è un grandissimo risultato. Dal punto di vista dello scudetto, poi magari ne parleremo meglio, forse siamo già un po' oltre, però comunque l'Inter ha fatto intravedere delle cose positive anche nella fase finale di questa prima parte di stagione, si è ricompattata finalmente. Io voglio partire con entusiasmo, voglio partire innanzitutto con una bella vittoria col Napoli Mh-mh. e io non ci riesco a metà stagione a dire già l'Inter è morta e quindi vivere i prossimi 6 mesi come se vittoria e sconfitta non cambiasse nulla. Quindi io voglio rimanere fiducioso nella speranza che la mistica che spesso circonda l'Inter, la pazza Inter, lo faccia anche stavolta chiaramente nel bene. Ti do anche 15 secondi di bonus. Bene, 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 sei stato nei tempi. Io sarò ancora più rapido perché faccio ripartire il cronometro. Sono, d'accordo con le tue osservazioni, allo stesso tempo però devo dire che io sono un po' deluso dalla prima parte di questa stagione, perché è vero che in Champions hai raggiunto un risultato quasi insperato per quello che era stato il sorteggio che abbiamo affrontato, viste anche alcune problematiche che ci sono state nella prima parte di stagione. Però io partivo convinto che l'Inter avesse costruito, nonostante tutte le difficoltà, una rosa più profonda e più completa rispetto alla scorsa stagione e secondo me ancora oggi l'Inter come rosa non è da questa posizione in classifica e da questo distacco rispetto alla vetta. Quindi per me il campionato ha un peso rilevantissimo e lì abbiamo fatto meno di quello che mi aspettavo, ma soprattutto, Simo, sono deluso dal fatto che mi aspettavo una crescita nel non commettere alcuni errori, soprattutto a livello di testa, di mentalità, e invece ancora oggi tantissimi stanno parlando dei nostri giocatori dicendo in alcuni momenti forse ci siamo sopravvalutati o comunque fanno capire che ci sono stati dei problemi di atteggiamento troppo forti e per me troppo gravi. Quindi da questo punto di vista mi ritengo deluso della prima parte di stagione perché siamo più forti di quello che abbiamo fatto vedere e anche in questi amichevoli invernali stiamo rivedendo qualche problemino di troppo che dovremmo invece correggere. Mi fermo qui, un attimino in Ottimo. anticipo, ci sono stato. Però mi tengo la parola allora, Simo, Vai. questa volta parto io, sul tema della seconda parte della stagione. Tu accennavi al discorso scudetto, quindi prospettive per scudetto e Champions League. Ti dico la mia partendo da qui. Ecco, sulla base di questo, io credo che nella prima parte di stagione, tuttavia, siano state molto sottovalutate le assenze dell'Inter, perché è vero che tante squadre hanno avuto assenze, ma io mi guardo in casa mia e per me
Brozovic ha pesato molto come assenza perché si è fatto male. Da lì l'Inter è vero che si è sbloccata, ma per me non è correlato il fatto che l'Inter ha cominciato a giocare meglio quando è venuto meno Brozovic, anzi con lui dentro secondo me l'Inter farebbe ancora meglio. Lukaku non è stato mai presente, l'Inter è costruita attorno a Lukaku, a inizio stagione hanno avuto problemi prima Mkhitaryan e poi Çalhanoğlu, per me questo va considerato, quindi mi auguro di riavere tutti a disposizione. Con tutti a disposizione l'Inter per me può crescere molto. La partita col Napoli è decisiva per poter dire se possiamo rientrare o meno in ottica scudetto, al quale io ad oggi non riesco a pensare sinceramente allo scudetto, ma che possiamo far bene e arrivare lassù vicini alla vetta, ne sono abbastanza convinto. Però ti devo dire Simo, visto che parliamo anche di Champions, io quella strana sensazione di poter fare qualcosa di molto importante in Champions ce l'ho. In partita secca contro il Porto, anzi andata e ritorno, comunque eliminazione diretta, non è semplice, però quest'Inter mi sta dando qualche sensazione di poter fare qualcosa di importante in Champions e io lì ripongo la mia quota di sorpresa più che nella rimonta a scudetto. Lascio a te. Perfetto, vai. Hai 90 secondi. Allora, beh, sullo scudetto sono d'accordo. Penso che oggi sia un po' presuntuoso forse dire che l'Inter, diciamo, possa essere ancora pienamente in corsa, viste certe difficoltà che ha avuto e soprattutto certi numeri negativi che ha accumulato nella prima parte di stagione. La fortuna è che la classifica, al di là del distacco in termini di punti con il Napoli, ci vede ancora lì, come si suol dire. Quindi dai, questo potrebbe essere un punto di partenza. Mi pare chiaro però che se vuoi arrivarci non puoi più sbagliare quasi nessuna partita, non puoi più sbagliare i big match, che sono quelli che ti fanno recuperare punti sicuri sulle tue rivali, e anche per una questione di immagine, nel senso che devi dare la dimostrazione alle tue rivali che poi in gara secca io sono più forte di te, e quindi col Napoli si comincia subito in questo senso. Sul discorso Champions, le sensazioni che citavi le ha anche Çalhanoğlu, che spesso è stato un po' bocca della verità, se vogliamo, di questa Inter, ne ha parlato in questi giorni, le condivido, nel senso che il Porto è una squadra ostica, l'abbiamo detto tante volte, però l'Inter ha le sue chance, cioè se gioca come col Barcellona in casa, ma anche in trasferta se vogliamo, può battere davvero potenzialmente quasi chiunque, e se passi il turno lì, oltre ad un grande guadagno in termini economici, a livello mentale fai uno scatto clamoroso. Quindi quelle 2 gare saranno importantissime. Sfrutto i miei ultimi 10 secondi per dire ancora un saluto a Xavi, è stato un claim della seconda parte. Ci stava. Ti sei speso bene questo extra time, questo tempo di recupero, mi è piaciuto. Rimango da te, Simo, perché in queste ore è uno dei temi più caldi e secondo me, anzi, tra poco ti spiego perché ho voluto trattare particolarmente questo tema, me lo spiegherò nei miei 90 secondi, però stiamo parlando del rinnovo di Skriniar. Dimmi un po' la tua, so che hai un'opinione che volevi esprimere, ecco, tocca a te, 90 secondi. Sì, ridò un saluto a Xavi perché mi fa piacere, perché non mi serviranno 90 secondi. No, la mia opinione su Skriniar è questa: è uno dei giocatori a cui sono comunque più legato e che negli ultimi, credo, 10 anni, diciamo dal post ciclo triplete, ha dimostrato più attaccamento con l'Inter, nonostante la possibilità di avere prospettive sportive molto più ampie di quelle che ha avuto l'Inter per tanti anni di questi ultimi 10. Quindi io non mi sento ad oggi di doverlo criticare o tacciare come traditore o pronto a seguire i soldi, come molti hanno fatto. Sono consapevole che mi lancio un po' nel vuoto, ma io chiudo ben prima del minuto dicendo: per me Skriniar rinnova. Uh. Mi piace che ti sei sbilanciato, me lo auguro, ma in 90 secondi, Simo, io ti lancio un po' una provocazione, un concetto forte ti esprimo, nel senso che l'Inter con questo rinnovo di Skriniar, che anch'io sto comunque mantenendo questo ottimismo sotto, si prende un grosso rischio, secondo me. Non paragonabile a quello di Lukaku, che per me è stato ancora più alto, e tra poco ne parliamo, ma l'Inter ha offerto un ingaggio molto importante in una situazione economica non semplice ad un calciatore che tra l'altro negli ultimi 6 mesi non sta rendendo ai suoi livelli, secondo me. Quindi si è preso un rischio per la situazione attuale. Allo stesso tempo però io ribadisco quello che dicevo la scorsa estate. Skriniar per me, il rinnovo di Skriniar per me darebbe un segnale molto importante a tutta l'Inter. L'Inter oggi ha bisogno innanzitutto di serenità, secondo me, di ritrovare
serenità, e se un giocatore preferisce rinnovare con l'Inter nonostante un'offerta così importante da parte del PSG, secondo me sia ai giocatori rosa che all'esterno lancia un segnale importante, dice: io accetto l'Inter, non stiamo andando a sbattere contro una ridimensionamento totale, al contrario di quello che dicono in tanti. E poi a cascata, secondo me, parlando anche di mercato, ti permetterebbe di rivedere delle strategie tra De Vrij e Acerbi sul tema difensivo, considerando che secondo me Skriniar potenzialmente potrebbe anche scalare al centro e potrebbe permetterti di fare delle operazioni di mercato più programmatiche, ecco. Chiudo qui. Volevo dire qualcos'altro, ma è finito il mio tempo. Spero di aver Ben 2 compresso. secondi di più, questo ricordiamocelo. Peccato, allora andrò più breve su Lukaku, perché Lukaku sì, ma è un altro degli uomini più attesi. Vado più breve qui su Lukaku. Io, poco fa, prima di registrare questo episodio con te, ero in collegamento, in radio, mi chiedevano di Lukaku. Lukaku ancora oggi l'abbiamo visto in ritardo di condizione, ma Lukaku per me è un giocatore troppo importante e con la sua sola presenza crea dei potenziali pericoli alla difesa avversaria, e per me, ribadisco, non ci rendiamo conto di quanto ci è mancato nella prima parte di stagione e quanto sarà importante nella seconda parte. L'Inter è costruita di fatto attorno a lui ed è un giocatore per me determinante. Allo stesso tempo io ribadisco, l'Inter con la situazione economica attuale e i tanti soldi spesi per questo Lukaku si è messa nella condizione di dover pretendere da lui il massimo e oltre. Per cui nella seconda parte di stagione, per poter reputare azzeccato e sufficiente l'investimento fatto su Lukaku, dovrà portarci dei risultati sportivi molto importanti. Quindi Big Rom, so che ci stai ascoltando, hai tanta responsabilità sulle tue spalle per questa seconda parte di stagione. Lascio a te, Simo. Ho recuperato i 2 secondi, eh. Ah beh, ampiamente, ampiamente. Allora, su Lukaku sono perfettamente d'accordo con te. L'Inter si è messa nelle condizioni di fare una scelta che non poteva sbagliare fondamentalmente, e Lukaku ha scelto di tornare all'Inter dopo quello che è successo l'estate precedente, consapevole di avere veramente un peso importante, cioè solo facendo tanti gol puoi effettivamente ritornare forse nel cuore di tutti gli interisti, non bastano le parole, non bastano cose di questo tipo. Io ho letto in tanti in questo periodo dire: "Scordiamoci Lukaku perché non essendoci più Conte e Pintus non ci sarà più neanche Lukaku". Ehm, Magari non ci sarà più quel Lukaku, su questo posso anche essere d'accordo. Sono anche convinto però che in Serie A non è necessario avere per forza quel Lukaku per avere comunque un peso importante, dal suo rendimento. Ne basta anche uno al 70-80% di quel Lukaku là per fare la differenza, e credo che il Lukaku di oggi sia nelle condizioni di poter raggiungere quel 70-80% di se stesso, diciamo. Quindi la sfortuna lo ha colpito in tanti momenti in questi primi mesi di stagione, la sfortuna ha colpito l'attacco dell'Inter, se vogliamo, con anche un Correa che non sta mai bene e non trova continuità. Io sono convinto che Romelu sarà uno dei punti forti dell'Inter della seconda metà di stagione, e se mi dovesse fare un gol nel derby, che è stato un suo marchio di fabbrica prima del suo addio al Chelsea, manda in visibilio me e tutto San Siro, e penso anche te. Decisamente, decisamente. Sei stato precisissimo, Simo. Mi prendo gli ultimi 90 secondi di questo format per parlare anche di mercato, uno degli argomenti che accendono sempre di più tutti i tifosi. Simo, io in questi 90 secondi voglio essere un po' pungente, nel senso che in queste ore sto leggendo polemiche per qualsiasi cosa, per qualsiasi nome. Ogni giocatore che viene accostato all'Inter deve essere acquistato, altrimenti se non lo si acquista c'è la polemica: non abbiamo una lira, non abbiamo nemmeno 4 milioni per Matturro e nemmeno 4 milioni per Acerbi. Ragazzi, il punto non è che non ci sono i soldi per questi giocatori, il punto è che bisogna acquistare chi serve e alle giuste cifre, e questo dovrebbe valere sempre. L'Inter è in una situazione economica in cui non ci rendiamo conto molto spesso, almeno io cerco di ribadirlo sempre. Stiamo spendendo più di quello che incassiamo, e questo non può avvenire, non può succedere in nessuna azienda e nemmeno nel calcio. Quindi bisogna fare i conti con questo. L'Inter sta già spendendo tanto e deve razionalizzare le spese. In questo senso, dunque, io penso che l'Inter, anzi ottimizzare le spese. Io penso che l'Inter abbia la rosa a disposizione oggi per fare una seconda parte di stagione all'altezza degli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Per me non servono stravolgimenti o
per forza acquisti a gennaio per raggiungere gli obiettivi che sono alla nostra portata in termini di campionato e Champions. È chiaro che si può sempre migliorare, ma questa rosa è costruita in maniera abbastanza corretta e potenzialmente può fare questi risultati. Mi aspetto un miglioramento della programmazione in vista della prossima estate, cioè abbassare i costi e migliorare soprattutto come vengono spesi i soldi su un discorso più progettuale, migliore. Ottimizzare le risorse, non per forza comprare, comprare, comprare e solo comprare. Perfetto. Sono d'accordissimo e penso che il tema Vai. okay, penso che il tema dell'ottimizzazione dei costi sia centrale. Io non credo che il concetto di più spendi meglio è sia necessariamente corretto. Io pretendo chiaramente che, come hai detto benissimo anche tu, ci sia una programmazione diversa e a questo punto il fatto di riflettere di più su certi colpi, perché comunque l'Inter negli ultimi anni ha speso tanti soldi per tanti giocatori che poi o non hanno reso a sufficienza o addirittura non hanno proprio quasi mai trovato spazio nell'Inter stessa e questo pesa. Quando noi diciamo ogni volta l'Inter non ha i soldi, l'Inter non ha i soldi, l'Inter ha speso tanti soldi su giocatori o inutili o comunque meno utili rispetto al costo che hanno avuto e che hanno tuttora a bilancio. Quindi per quanto riguarda gennaio, io credo che il numero di operazioni che farà l'Inter sarà inversamente proporzionale al numero di nomi che le verranno accostati. Quindi ogni giorno ce ne sono 10 e l'Inter farà forse un'operazione. Questa è la mia idea. Sono anche convinto, qui faccio un grande assist alla società, questa è una cosa che a me non piace mai quando viene detta, ma in questo caso specifico do ragione a Piero Ausilio quando dice che forse i migliori colpi per la seconda parte di stagione potrebbero essere proprio i recuperi di Lukaku, di Correa. Io ci butto dentro anche Gosens, non un recupero fisico, ma un recupero in termini di Sì. presenza. Non mi piace, ripeto, quando i dirigenti fanno queste dichiarazioni, ma nel caso specifico, visto la forza di Lukaku e Gosens in particolare, credo che possa essere l'ideale. Poi per l'estate si aprono tutti i nuovi capitoli e lo vedremo. Punto. Grande, mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, puntualissimo. Va bene, Simo, abbiamo toccato i temi più importanti e più caldi del momento, quindi io invito ovviamente chi ci sta seguendo a farci sapere ancora una volta se questo format vi è piaciuto, chi ha vinto questa sfida, da quale parte vi schierate nelle varie opinioni che abbiamo espresso tra me e Simo sugli argomenti che abbiamo toccato in questo episodio di oggi, quindi aspettiamo i vostri commenti e vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che pubblichiamo ogni giorno. Vi aspettiamo nel club di Passione Inter dove vi coinvolgiamo ovviamente in tutti i temi che abbiamo affrontato qui e li trattiamo ogni giorno 24 ore su 24 con la nostra community, quindi mi raccomando se ci tenete al nostro progetto e volete supportarlo www.passioneinter.club per accedere poi anche alla nostra splendida community. Vi lascio poi in descrizione un approfondimento che abbiamo realizzato in queste ore molto particolare che vi consiglio di riascoltare se ci state seguendo in podcast lo trovate qui sotto appunto in descrizione mentre se siete su YouTube vi basta cliccare proprio qui.